Mattina, come può testimoniare questo bel sole che sta sorgendo a oriente, ovviamente. Abbiamo appena fatto il pieno, ho dormito in questa bellissima guest house con il self check-in. Praticamente non ho mai visto nessuno dell'hotel, tutto aperto, entro, c'era il codice da inserire che mi è arrivato tramite mail, bella stanzetta. E quindi niente, siamo qui a Höpn, si parte per la nostra ultima tappa che è gli Jökulsárlón e G-camera per far capire dove siamo. Höpn è una cittadina di mare costruita su una penisoletta alle pendici di un gigante bianco che da qui non si vede ancora benissimo, che è il Vatnajökull, il più grande ghiacciaio europeo per volume. Ecco, da qui forse può rendere un pochettino meglio l'idea. Sono di fronte all'hotel Höpn, dove sono venuto a consegnare il mio ennesimo curriculum, e si vede un panorama meraviglioso che condivido con voi. Lo vedo ovviamente anch'io per la prima volta, ieri era tutto buio, del ghiacciaio, dovrebbe intravedersi sullo sfondo. Questo è praticamente dovrebbe essere l'inizio del Vatnajökull, che poi si estende andando verso sinistra. Io quindi adesso, andando verso Jökulsárlón, la laguna di Jökulsárlón che si trova sulla Diamond Beach, in prossimità della spiaggia dei diamanti, arriverò proprio nel cuore, nel punto di contatto tra il ghiacciaio e il mare. Inizia a formarsi da questa regione e va sempre più verso occidente. Siamo arrivati, questa è l'ultima tappa, l'ultima destinazione. Inutile sottolineare, l'emozione è tanta, il viaggio è stato molto lungo, abbiamo praticamente, io e la Subaru rossa, abbiamo praticamente fatto quasi metà dell'Islanda, quindi una distanza considerevole. E è un luogo incredibile, un luogo magico. L'idea del lavoro per cui mi sono già candidato su Alfred e adesso consegnerò il curriculum, è quella di portare i turisti in giro per questa laguna tramite delle barche apposite. E a quanto sto vedendo adesso la cosa è impossibile perché c'è ancora troppo ghiaccio, però probabilmente da qui a maggio, quando si inizierà a lavorare, ci sarà la possibilità di navigare tra i ghiacci e di quindi dare delle spiegazioni ai turisti riguardo insomma, all'entità naturale del fenomeno in merito al ghiacciaio.
E che dire? Posso, non so, già fare delle considerazioni preliminari. È valso il prezzo del biglietto? Assolutamente sì, vi assicuro ragazzi che quest'ultimo pezzo di strada da Eupen, come avete visto da Eupen fino a qua, è una cosa incredibile. È un'immersione nel ghiacciaio in questa regione molto particolare che si dipana tra la costa e queste montagne bianchissime, di questo bianco perenne. E ho dovuto anche un attimino scavare nella memoria sui termini, sui concetti studiati alle elementari, ad esempio le morene glaciali. Non ho mai visto delle morene di questa imponenza con i miei occhi. È una cosa di una maestosità unica, una maestosità contemplativa, veramente. Per il momento sto facendo fatica a trovare le parole giuste. Vado. Completo la missione e ci sentiamo per le valutazioni finali. Nello specifico sono gli uffici dove dovrebbe anche esserci un bar, dove dovrebbe esserci qualcuno del personale. Allora, il curriculum è stato consegnato. Prima di passare alle conclusioni di questo viaggio che volge al termine, per me in realtà è soltanto la metà perché devo tornare a casa, però dal punto di vista dell'esplorazione, della conoscenza di posti nuovi, questa era l'ultima tappa. Volevo darvi una breve panoramica del posto in cui mi trovo. Sono su una collinetta, probabilmente di origine vulcanica, come quelle che potete ammirare alle mie spalle, su cui è stato costruito questo sentiero che dà un panorama generale sulla laguna, che appunto adesso è ancora pervasa dal ghiaccio. C'è questa morena sullo sfondo che rappresenta, secondo me, il, diciamo, punto principale di contatto tra la costa, che si trova proprio in realtà a pochi passi da qua, con la famosa spiaggia dei diamanti, e il ghiacciaio stesso. Quindi c'è questo incrocio particolarmente suggestivo, unico nel suo genere, tra montagne glaciali e oceano. E alle mie spalle ci sono, tra l'altro, forse potete vedere dei puntini neri, delle foche che stanno riposando su questa superficie ghiacciata, che piano piano si sta sempre più diradando per lasciare spazio poi all'acqua in vista dei mesi estivi. È stata una grande corsa e siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine in uno dei posti più incredibili dell'Islanda, in uno dei posti più incredibili che io abbia mai visto. Lo condivido con quello che sto vedendo in questo momento con i miei occhi. Siamo nella Diamond Beach, nella spiaggia dei diamanti. Un nome evocativo, un nome suggestivo per questi pezzi di ghiaccio che offrono un contrasto unico con questa sabbia nera vulcanica, che è un contrasto di colori molto suggestivo e molto armonico nello stesso tempo, che in realtà ci dice quello che è l'Islanda. L'Islanda è un'unione degli elementi della natura che da un lato appunto offrono una grande armonia, una grande serenità, una grande pace nell'animo, e dall'altro lato ti mettono in soggezione, nel senso positivo, perché ti fanno sentire parte di un insieme molto più grande. Questi pezzi di ghiaccio sono delle porzioni, lo ricordo, del più grande ghiacciaio d'Europa, e se non erro è il terzo ghiacciaio più grande al mondo dopo l'Artide e l'Antartide. Non sono sicuro di questa informazione, dopo la verificherò meglio. Comunque il Vatnajökull è un mostro bianco, è un elemento della natura incredibile. Questo dice lunga sul tipo di turismo che si può fare in Islanda.
mentre venivo in qua, passando dalla strada meravigliosa panoramica che porta da Höpn fino alla Diamond Beach, notavo che c'erano più alberghi del solito rispetto a quanto incontrato nelle altre zone, per ovvie ragioni, perché la zona è particolarmente suggestiva, ci sono dei panorami meravigliosi, queste montagne adiacenti al mare, e pensavo, caspita, adesso c'è un boom di turismo in Islanda, probabilmente questa zona si attrezzerà ancora meglio, crescerà. E da un lato pensavo, c'è davvero bisogno di tutte queste nuove strutture ricettive? Mi facevo questa domanda lasciando il punto interrogativo aperto, perché sappiamo, dovunque ci sia l'uomo, dovunque ci siano le attività umane, c'è sempre il rischio abbastanza tangibile di inquinamento, e l'Islanda sicuramente non ha bisogno di questo. Dall'altro lato, il turismo che si fa in Islanda deve essere necessariamente un turismo attrezzato, un turismo consapevole e un turismo di ammirazione nei confronti della natura. Quindi è un turismo che eleva lo spirito. Una persona che viene in Islanda torna con una consapevolezza diversa del pianeta in cui viviamo, torna con con dei nuovi occhi, con una nuova appunto elevazione, e quindi venire a fare turismo in Islanda è raccomandabile, fa bene all'animo e fa bene anche alla consapevolezza che possiamo avere del mondo. Cioè, per andare più sul concreto, è difficile immaginare che chi venga in Islanda sia una persona che si fa foto qui alla Diamond Beach o al ghiacciaio e poi per strada pigli e butti via le bottigliette di plastica mentre sta viaggiando. Quindi è auspicabile che il turismo cresca, ovviamente sempre rispettando i ritmi della natura e quello che la natura ha da offrirci. È auspicabile che quante più persone possano venire qui e sentano quello che sto sentendo io in questo momento, cioè che siamo parte di un insieme molto più grande di noi, siamo parte integrante e non parte dominante. Andando invece sulle riflessioni per quanto riguarda il mio viaggio di ricerca lavoro, risponderò subito alla domanda cruciale: ne è valsa la pena di venire fino a qui per consegnare il curriculum, per consegnare i curriculum lungo la strada? E la risposta è assolutamente sì. Non solo per la possibilità di vedere questi luoghi meravigliosi, banalmente uno si vuole candidare per fare la guida turistica a Jökulsárlón, possono chiederti: sei mai stato a Jökulsárlón? E uno dice no, non sono mai stato, già quello è un handicap. Mentre venire e vederlo con i propri occhi, vedere come funziona il turismo, quali sono le masse che si muovono, già ti dà una consapevolezza diversa. Facendo un'analisi più razionale, che possa essere utile anche a chi ha intenzione di trovare un lavoro, se si cerca lavoro online si hanno degli indubbi vantaggi rappresentati dal poter girare l'Islanda stando davanti a un computer, poter secondo me anche essere più capillari nella ricerca di lavoro, quindi banalmente affidandosi magari all'intelligenza artificiale, cercando mail tramite Google Maps, utilizzando le risorse che ho indicato a inizio video come Facebook, Alfred eccetera, si possono raggiungere molti più posti con un click. Girare per l'Islanda implica che ci si debba fermare in ogni posto, consegnare il curriculum a mano, perdendo almeno 5 minuti per ogni posto, senza contare anche gli ovvi costi della cosa, quindi l'affitto macchina, benzina. È più dispendioso dal punto di vista economico, dal punto di vista anche energetico, mettiamola così. Nello stesso tempo, gli svantaggi del cercare lavoro esclusivamente online è quello di finire a essere un numero in una fiumana di concorrenza. C'è molta concorrenza nella ricerca di lavoro e quindi è più facile essere
identificati come un numero è più facile essere scartati magari anche solo per non aver compilato il proprio curriculum nella maniera più accurata possibile, per non aver trovato quella determinata parola chiave che ti consenta magari di ben figurare rispetto ad altri. E quindi da questo punto di vista venire presenzialmente nei posti in cui si cerca lavoro implica che si consegni un curriculum, la persona si riservi almeno qualche minuto per poter parlare con te, per poter effettivamente visionare il tuo curriculum, per poter effettivamente farsi un'impressione che non è assolutamente garantita quando mandi il curriculum online. E quindi l'ultima considerazione che faccio per quanto riguarda la scelta di venire, io adesso ho l'esigenza di trovare lavoro quanto prima e quindi mi sto giocando tutte le mie carte in questo periodo. Ho notato che il turismo e di conseguenza la ricerca di lavoro nel turismo è ancora un po' dormiente e dovrebbe accelerare, dovrebbe crescere a partire da qui a un mese. Quindi da qui a un mese e mezzo, insomma, fine marzo, inizio aprile probabilmente dovrebbero esserci più possibilità e fare un'esperienza come quella che ho fatto io dovrebbe essere ancora più efficace, ancora più appagante, quindi prendere una macchina, consegnare curricula in giro, potrebbe esserci molta più probabilità di incontrare posti dove effettivamente abbiano bisogno e quindi se si arriva lì dicendo che si è disponibile a iniziare fin da subito c'è più probabilità di trovare un lavoro. La cosa più appagante di tutte sicuramente è l'avventura e il fatto di conoscere. Io ho viaggiato da solo, ma in realtà in vostra compagnia, e per questo vi ringrazio di avermi seguito e vi mando un fortissimo abbraccio da questo luogo magico che ricambia l'abbraccio in maniera molto calorosa. A presto!